Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Oggi ti parlo delle 5 opportunità dei contabili virtuali. Il settore della contabilità sta passando parecchi cambiamenti negli ultimi anni. Servizi comuni e di routine come la contabilità o la preparazione delle dichiarazioni dei redditi stanno invadendo il mercato. Gli imprenditori riescono infatti a trovare parecchie opportunità nel mondo dei servizi della contabilità. E i prezzi sono tra l'altro in costante calo. Tra l'altro non possiamo neanche negare che la necessità di questi tipi di servizi continueranno sempre ad esistere. La tecnologia, tra l'altro, è anche la ragione per cui il mercato dei servizi di contabilità è sovraffollato. Privati e imprenditori stanno approfittando di opzioni, fai da te, diciamo, molto più economiche per la loro contabilità e anche per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Potrebbe essere il caso che già conosciamo del 730 precompilato. Ovviamente non affronto il discorso di tutte le persone che per mancanza di esperienza non hanno mai ricevuto i rimborsi del 730 precompilato o peggio ancora non hanno detratto delle spese perché non sapevano nemmeno che si potevano detrarre. Ma vabbè. Tutte queste tecnologie, infatti, rendono facile per i non contabili svolgere le attività contabili di base. In risposta a questi cambiamenti del mercato, molti professionisti della contabilità hanno preso in considerazione o stanno già offrendo servizi di un livello superiore ai propri clienti, come per esempio la pianificazione fiscale, la consulenza, il controllo dei dati e i servizi di contabilità virtuale. Tutti questi servizi ovviamente richiedono una conoscenza molto più approfondita del sistema generale di contabilità ed è proprio per questo motivo che i servizi contabili virtuali stanno diventando sempre più popolari. La domanda di contabilità virtuale è sempre più in aumento negli ultimi tempi e gli imprenditori che si rivolgono al proprio commercialista o consulente contabile o fiscale non vogliono più solo un contabile, ma cercano un consulente su cui fare affidamento per far crescere la propria attività. Ma che cos'è effettivamente un consulente virtuale? Un consulente virtuale consente alle piccole e medie imprese di ricevere supporto a livello di contabilità senza dover sostenere i costi per assumere un dipendente all'interno dell'azienda. I consulenti virtuali funzionano in genere a tempo parziale e questo è il motivo per cui è molto più conveniente. I compiti di un consulente virtuale sono unici per l'azienda e possono includere gestire tutte le attività finanziarie dell'azienda, fornire approfondimenti finanziari sulle decisioni aziendali, generazione di report specifici per l'azienda, oppure monitoraggio finanziario e crescita dell'azienda. Come puoi notare, molti dei compiti svolti che ti ho appena elencato da un contabile virtuale sono proprio di natura virtuale. Questo crea una nuova opportunità per i commercialisti o consulenti contabili di essere all'avanguardia e quindi di offrire un valore più alto di livello agli imprenditori di tutto il mondo. Se sei interessato ad offrire questo tipo di servizio, ti presento ora 5 virtù che ogni contabile virtuale dovrebbe avere. Il primo, praticità. A causa della sua complessità, i contabili tendono a spiegare le finanze ai clienti
in modo molto vago. Ricorda che la contabilità è il linguaggio degli affari e la maggior parte dei tuoi clienti non lo capisce. Quindi, come fanno i tuoi clienti ad applicare alla loro attività i consigli che gli stai dando? Quando elabori la contabilità virtuale devi essere più pratico, così che i clienti vedranno molto più valore in quello che stai facendo per loro e si sentiranno anche più capaci di agire, che poi in definitiva è quello che vogliono. Il secondo suggerimento è consigliare. Quello che fa la differenza tra i servizi di contabilità classica e i servizi di contabilità virtuale è la consulenza. Come contabile virtuale dovrai essere più consulente per i tuoi clienti, quindi dovrai dare consigli, approfondimenti finanziari e soluzioni aziendali ai problemi che stanno incontrando i tuoi clienti in quel momento. Devi sempre ricordare il motivo per cui hanno cercato dei servizi di contabilità virtuale. I clienti infatti cercano esperienza ed anche la consulenza su come portare la loro attività ad un livello superiore. Il terzo suggerimento è comunicativo. Ogni impegno di successo richiede una buona comunicazione da entrambe le parti. Senza la comunicazione non sarai infatti in grado di completare determinate attività e ovviamente il cliente non riceverà l'aiuto di cui ha bisogno per andare avanti. È fondamentale stabilire subito con il cliente delle aspettative chiare e mettersi anche d'accordo su come avere delle comunicazioni regolari e costanti nel tempo. Le conferenze telefoniche, le videochiamate, le email o le chat sono infatti tutte forme di comunicazione. Molti contabili virtuali aumentano il numero delle volte con il quale comunicare con il cliente. E ricordati che qualunque sia il tuo metodo di comunicazione, devi assicurarti di essere trasparente e coerente. Il quarto suggerimento è responsabile. Come contabile virtuale, gran parte del tuo valore è la responsabilità dei tuoi clienti. Non avere paura di ripeterti. I tuoi clienti apprezzano la tua attenzione e l'attenzione per il successo della loro attività. Pensa per esempio al personal trainer. Il suo ruolo non è solo quello di allenarti, ma anche quello di renderti responsabile delle tue scelte di allenamento e della tua dieta. Un contabile virtuale dovrebbe rendere i propri clienti responsabili di tutte le strategie e le raccomandazioni. Il quinto suggerimento è esperto di tecnologia. La tecnologia, infatti, dovrebbe creare più efficienza per un contabile virtuale. Che si tratti di software, programmi, computer o abbonamenti ad altri servizi, tutti questi strumenti sono necessari per fornire dei report e dei servizi ai clienti. Questo vuol dire che è molto importante che i contabili virtuali siano sempre al passo con le ultime tecnologie di contabilità che potrebbero essere utilizzate per servire meglio i clienti. Infatti, potrebbe essere anche necessario consigliare ai clienti nuove tecnologie da inserire all'interno dell'azienda per semplificare la loro vita. Devi anche ricordare però che tutti i tuoi strumenti, i tuoi software devono essere sicuri, quindi devi prendere in considerazione dei firewall e anche degli strumenti di protezione della rete internet. Quindi, per concludere, dovrai pensare ad alti livelli, pur rimanendo sempre efficiente e pratico. Tutto questo, infatti, è quello che crea l'opportunità di servire meglio il cliente in maniera sostenibile e anche economicamente. Inoltre ti informo che ho attivato un nuovo servizio di referenze. Ho lanciato questo nuovo programma per il periodo fiscale del 2019. Per iscriverti, collegati al mio sito internet
e nella sezione Contatti troverai un modulo da compilare. Compila tutti i campi con i tuoi dati e per ogni nuovo cliente che presenti al mio ufficio e che firma un contratto, tu riceverai una tariffa di ringraziamento di 150 euro. Tieni presente che questa offerta è valida solo per i servizi di gestione della contabilità e della dichiarazione dei redditi. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!